Benvenuti sul mio canale Naviganti del Tubo Magico. Analizzando con attenzione la storia degli scacchi, emerge chiaramente il ruolo fondamentale che l'Italia ha avuto nello sviluppo del gioco a 64 caselle. Il nostro paese ha dato al mondo fondamenta teoriche, aperture celebri e giocatori di spicco che hanno plasmato il gioco degli scacchi, contribuendo a renderlo il congegno ludico meraviglioso che è oggi. Dalle prime testimonianze medievali ai trattati di Damiano, dai codici scacchistici di Polerio, passando per l'importante lavoro di profonda analisi del gioco condotto da Gioacchino Greco, fino ai testi fondamentali di Lorenzo Ponziani, abbiamo sempre avuto un ruolo di primo piano nell'evoluzione degli scacchi come arte e scienza, trasformandoli da passatempo aristocratico a disciplina intellettuale codificata. I manuali e le opere del bel paese hanno influenzato la teoria dell'apertura, la didattica e la diffusione del gioco sia in patria che fuori. E i nostri giocatori erano apprezzati e temuti in tutta Europa. Ma dopo il Rinascimento, partendo dagli inizi del Settecento, la nostra penisola perse centralità nella scena scacchistica internazionale e il movimento italico entrò in una lunga fase di marginalità. L'attenzione si spostò verso Francia, Germania, Inghilterra e successivamente Russia, dove il gioco si sviluppò con nuove scuole e protagonisti. Bisognerà aspettare il XX secolo, alla fine degli anni 60, per ritrovare un giocatore di eccelsa notorietà internazionale in grado di tenere testa ai grandi maestri internazionali e ridonare rilievo al nostro tricolore. Certo non bisogna dimenticare altri importanti italiani che in quel periodo e precedentemente hanno avuto un posto di rilievo nella nostra storia, come ad esempio Mario Monticelli, Enrico Paoli e il fortissimo Stefano Tatari. Ma a calcare i grandi palcoscenici internazionali e riportare l'Italia in Serie A dopo secoli di assenza è stato indubbiamente Sergio Mariotti. E questo video è dedicato proprio a lui, The Italian Fury. Pronti a partire? Non dimenticate il like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi video, altrimenti vi metto in scacco. Ora andiamo! Nizza 1974. Le Olimpiadi degli scacchi non sono un palcoscenico per i dilettanti. Le superpotenze scacchistiche guidate da fuoriclasse che vivevano solo per le 64 caselle dominavano la scena. E poi c'era l'Italia, guidata da un uomo che, pur avendo il fuoco sacro del gioco, era un lavoratore nella vita di tutti i giorni, Sergio Mariotti. Sulla prima scacchiera, il ruolo più esposto, Mariotti si ritrovò a fronteggiare la tempesta. Nessuno, tranne forse lui stesso, si aspettava che quell'uomo, il cui tempo tra una partita e l'altra era rubato al sonno e al lavoro, potesse competere con l'elite mondiale. Il torneo iniziò con la durezza che ci si aspettava. Mariotti, che portava il peso della sua intera nazione, pagò il pegno di una preparazione frettolosa. Arrivarono le sconfitte. La caduta contro il forte ceco Vladimir Horst, poi l'amara resa contro Ullmann. La sua posizione appariva critica, il sogno di una medaglia sembrava svanire prematuramente. Ma Mariotti non era un uomo comune, possedeva una vena di aggressività e inventiva che le riviste inglesi riconosceranno etichettandolo poi come The Italian Fury, la furia italiana. Quando il suo spirito combattivo si accese, il mondo degli scacchi scoprì la sua vera grandezza. Ogni vittoria era una scossa, una scarica di adrenalina sul tabellone. Partite complesse, attacchi audaci, combinazioni inattese. Contro il canadese Peter Diasas, Mariotti orchestrò un finale magistrale, strappando la vittoria in un corpo a corpo di donna e torre, che costrinse l'avversario a una resa umiliante. Partita dopo partita il suo tabellone si gonfiava, +1, +2, +3, +10. L'impresa individuale di Mariotti stava catturando l'attenzione di tutti. Il suo score si avvicinava a quello dei titani, incalzando persino un certo Anatoli Karpov, all'epoca ancora un astro nascente ma già devastante. Il momento di massima tensione arrivò verso la fine, contro il grande maestro austriaco Karl Robasch. Mariotti costruì una posizione vincente. La medaglia, forse addirittura l'argento, era lì a portata di mano, ma l'errore, spesso figlio della stanchezza e della tensione, arrivò. L'italiano non riuscì a convertire il vantaggio e in un capovolgimento crudele finì per perdere. Il colpo fu devastante. A pochi turni dalla fine, dopo una cavalcata epica, la sconfitta rischiava di distruggere ogni cosa. Il mondo degli scacchi era pronto a registrare l'ennesimo quasi eroe. Ma The Italian Fury aveva ancora un ultimo atto da compiere. Con una determinazione che rasentava l'ossessione, Mariotti si rifiutò di crollare.
Negli ultimi 3 turni la pressione era al massimo, ma lui rispose con 3 vittorie perentorie, dimostrando una freddezza d'acciaio. La penultima partita, quella contro lo scozzese Roderick McKay, fu forse la più simbolica. Quando la polvere si posò, il risultato fu incredibile, 14 punti su 19. Non solo quel punteggio gli valse la medaglia di bronzo individuale sulla prima scacchiera, superando decine di altri grandi maestri professionisti, ma permise a Sergio Mariotti di varcare la soglia della storia. Era il primo italiano a ricevere il titolo di grande maestro internazionale sul campo. L'uomo che lavorava per vivere era salito sul podio di uno degli eventi più prestigiosi del mondo, dimostrando che l'inventiva, la grinta e il cuore potevano sconfiggere anche la più ferrea delle preparazioni teoriche. Ma chi era Sergio Mariotti, la furia italiana, l'amatore che aveva osato sfidare i giganti a Nizza? Sergio nasce a Firenze il 10 agosto 1946. Il suo primo approccio con gli scacchi pare sia avvenuto durante un periodo di convalescenza dovuto al morbillo. All'età di circa 11 o 12 anni, costretto a letto dalla malattia, i genitori gli regalarono una scacchiera e un manuale per imparare il gioco per passare il tempo. Ma gli scacchi si trasformeranno in una passione vera intorno ai 16 anni, quando dopo la morte della madre, il fratello Paolo, di 5 anni più grande, per distrarlo lo condurrà al circolo scacchistico fiorentino a Firenze. Uno dei club più importanti d'Italia, dove erano presenti giocatori come Castaldi, Scaffarelli e tanti altri buoni maestri dell'epoca. E qui diventerà fondamentale l'incontro con colui che diventerà il suo principale mentore, il principe russo Igor Obolenskij. Quest'ultimo, esiliato dal suo paese a causa della rivoluzione, era giunto a Firenze con la famiglia dopo aver perduto tutto quello che aveva. E la sera, dopo il lavoro, veniva a rilassarsi al circolo scacchistico. E fu grazie agli insegnamenti del principe e a una predilezione naturale per il gioco e l'inventiva che il nostro otterrà, dopo appena 2 anni, il titolo di candidato maestro al torneo di Imperia del 1963 e dopo altri 2 anni il titolo di maestro FIDE. Nel 1964 vince il campionato italiano giovanile a Torino. Sergio, nel frattempo, non si dedicava solo agli scacchi, ma praticava anche altri sport come il calcio, il pallavolo, il ping pong, il baseball e perfino il biliardo. L'esplosione concreta del talento di Sergio e la conseguente decisione di dedicarsi esclusivamente alla disciplina scacchistica avverrà nel 1969, all'età di 23 anni. In quest'anno, infatti, conquisterà la sua prima vittoria al campionato italiano assoluto a San Benedetto del Tronto. E poi otterrà l'accesso al torneo zonale di Praia da Rocha in Portogallo, una tappa fondamentale per la carriera del nostro protagonista. Apriamo una parentesi. Fino al 1993 per diventare sfidante del campione del mondo bisognava superare 3 fasi. Prima i tornei zonali, come ad esempio quello citato prima di Praia da Rocha. Dopodiché i giocatori qualificati dagli zonali si riunivano in uno o più grandi tornei chiamati interzonali. E finalmente, superati quest'ultimi, si giungeva al torneo o match finale dei candidati. Al torneo zonale di Praia da Rocha partecipavano i migliori giocatori dell'Europa occidentale e in mezzo a questi fenomeni Sergio era un giovane talento che si stava affacciando sulla scena mondiale, ma fuori dalla nostra penisola ancora sconosciuto ai più. Ma dopo questo torneo le cose cambieranno. Mariotti giocò un torneo straordinario, chiudendo al 4° posto. E qui emerse in pieno lo stile che in futuro gli varrà il soprannome di The Italian Fury. Perché Mariotti non giocava per la patta, cercava posizioni complicate, tattiche aggressive, mettendo in difficoltà grandi maestri molto più esperti di lui. La partita a simbolo di quel torneo fu quella contro il GM Svetozar Gligoric, uno dei giocatori più forti del mondo all'epoca. Pensate che solo l'anno prima aveva partecipato al torneo dei candidati. Questa sfida verrà giudicata come una delle 10 migliori partite giocate in quell'anno. Mariotti giocava di bianco e contro la difesa est-indiana del serbo impostò un'apertura mai vista prima a quei livelli, l'attacco dei 6 pedoni. Gligoric, preso alla sprovvista, fuori da tutte le linee teoriche da lui conosciute, perse l'incontro e, come raccontato da Mariotti stesso, si scusò con il suo avversario per aver giocato così male. Poi chiese all'italiano dove aveva imparato quell'apertura che lo aveva messo tanto in crisi. Quando Sergio gli rivelò che l'aveva studiata su un libretto di un certo maestro tedesco chiamato Gunderam, Gligoric divenne rosso in viso e salutò andando via di fretta, visibilmente disturbato.
Mariotti poi scoprirà in seguito il perché di quella reazione. Infatti qualche mese prima del torneo Gunderam aveva spedito il suo libretto a Gligoric chiedendo se lui potesse scrivergli una prefazione. Ma il campione serbo gli aveva rimandato indietro il manuale dicendogli che si trattavano di idee assurde e ingiocabili, rifiutandosi di firmare tali boiate. Capirete quindi la beffa di aver perso contro uno sconosciuto maestro fide italiano che aveva usato proprio una di quelle idee considerate da lui tanto insensate. A conclusione del torneo, Mariotti, oltre a guadagnarsi il titolo di maestro internazionale, otterrà grande risalto a livello globale. I grandi maestri di tutto il mondo non dormiranno più sogni tranquilli quando si troveranno ad affrontare quella scheggia impazzita di origine italiana. In un'epoca dominata da stili, per lo più posizionali, il suo modo di giocare estremamente aggressivo, dinamico e spavaldo era molto temuto. I computer, non ancora performanti in campo scacchistico come oggi, rendevano la fantasia e la creatività armi molto potenti. Per certi versi possiamo dire che il suo stile si avvicinava a quello di un altro leggendario campione di scacchi, un certo Mikhail Tal. Sto esagerando? Non credo. Mariotti infatti era molto amico del maestro russo che considerava il suo idolo. E lo stesso Tal aveva una grande considerazione del nostro maestro italiano, a tal punto che una volta lo elogiò con questa frase: «Caro Sergio, se tu nascevi in Russia, saresti diventato campione del mondo». Mica male se detta dal mago di Riga. L'obiettivo successivo ora era quello di raggiungere il titolo di grande maestro. Nel 1971, oltre a vincere il campionato italiano, otterrà la prima norma DGM al torneo di Venezia, dove raggiungerà il secondo posto, sconfiggendo ancora una volta il povero Gligoric, stavolta usando il gambetto Evans in apertura. «Con te non ci gioco più», commenterà a fine partita il GM serbo, e noi lo possiamo capire molto bene. La cosa curiosa è che Sergio userà per la prima volta contro Gligoric sia l'attacco dei 6 piedoni che il gambetto Evans e poi non li giocherà mai più. Come raccontato in apertura, nel 1974 Mariotti parteciperà alle Olimpiadi degli scacchi di Nizza, in Francia, come prima scacchiera per l'Italia. Qui otterrà la medaglia di bronzo individuale in prima scacchiera, realizzando lo straordinario punteggio di 14 punti su 19. Conquisterà il titolo di grande maestro e anche il soprannome che lo accompagnerà per tutta la sua carriera, The Italian Fool, affibbiatogli dalla prestigiosa rivista inglese British Chess Magazine. E sarà all'indomani di questo straordinario risultato che prenderà una decisione importante, una scelta spartiacque della sua carriera. Intraprendere una carriera da professionista o accontentarsi dei successi raggiunti e dedicarsi a una vita più tranquilla e sicura con un lavoro stabile. Mariotti sceglierà la seconda opzione. La vita da girovago dello scacchista professionista costretto a stare lontano dalla famiglia per lungo tempo non faceva per lui. Così, a settembre di quello stesso anno fu assunto a tempo pieno dal Banco di Roma. Ma questo non fermerà la carriera di Mariotti, che avrà modo di ottenere ancora parecchie soddisfazioni stacchistiche. Come ad esempio nel torneo di Milano del 1975, dove Sergio riuscirà a strappare una patta giocando col nero contro il neocampione del mondo Anatoly Karpov, che era succeduto a Fischer dopo la rinuncia al titolo di quest'ultimo. A proposito, se volete conoscere la storia di questo bellissimo gioco, ho già pubblicato 4 video dove vi racconto tutto. Vi metto il link in descrizione. Nell'incontro con Karpov, Mariotti riuscirà a neutralizzare la pressione del bianco con una difesa precisa, portando la partita in un finale di torri e pezzi leggeri in cui il vantaggio iniziale del russo era svanito. E non dimentichiamoci che riuscirà a pattare anche contro Tigran Petrosian, ex campione del mondo. Nel 1976 riuscirà a qualificarsi al torneo interzonale di Manila, grazie all'incredibile prestazione ottenuta al torneo zonale di Cahors l'anno prima, dove era arrivato primo pari merito con l'ungherese Gyula Sachs, superando grandi maestri di altissimo livello. Purtroppo il fatto di non essere un professionista costituirà un ostacolo. A causa del lavoro, infatti, arriverà a Manila, nelle Filippine, dall'altra parte del mondo, solo il giorno prima dell'inizio del torneo. Qui troverà un clima torrido, 45 gradi percepiti con un altissimo grado di umidità. E mentre tutti gli altri scacchisti avevano avuto il tempo di acclimatarsi, essendo arrivati parecchi giorni prima dall'inizio del torneo, Sergio passerà la prima settimana in condizioni fisiche poco ottimali e i risultati delle prime partite purtroppo ne risentiranno. Ad ogni modo, recuperando nella settimana successiva, riuscirà a classificarsi 10° su 20,
sconfiggendo giocatori di calibro mondiale come l'americano Walter Braun e il veterano tedesco Wolfgang Hunziker, un risultato di tutto rispetto per un non professionista. Nel 1977 parteciperà a un torneo su invito a Leningrado, evento organizzato per celebrare i 60 anni dalla rivoluzione di ottobre. Furono invitati 18 giocatori, il meglio dello scacchismo sovietico, tra cui anche il campione del mondo Karpov. Il torneo non andò benissimo per Sergio, nonostante ciò otterrà alcune vittorie contro forti GM come Vogt e Kuzmin. Ma bisogna ricordare che Mariotti, lavorando ormai a tempo pieno, ancora una volta non poté né preparare la gara in modo ottimale né riposare e recuperare il viaggio, essendo arrivato in Russia il giorno prima dell'inizio. Inoltre era uno di quelli con l'elo più basso tra tutti i partecipanti. La stanchezza del viaggio contribuì in particolar modo a influenzare la prima partita del torneo giocata contro Smyslov. Dopo 4 ore di gioco Mariotti aveva raggiunto una posizione quasi vinta, ma la stanchezza e i pochi secondi concessi per analizzare la posizione gli faranno inserire in busta la mossa per il giorno dopo sbagliata. Ad ogni modo, riuscirà comunque a togliersi alcune soddisfazioni nel torneo Rapid che si svolgerà durante un giorno di pausa della competizione principale. Lo stile rapido e dinamico di Mariotti si adattava bene alle partite veloci. Riuscirà infatti ad arrivare agli spareggi finali della gara eliminando forti giocatori come lo stesso Smyslov e Averbach. E in uno degli atti conclusivi dovrà sfidare il suo idolo, Mikhail Tal, in una partita che verrà considerata dai russi la migliore del torneo. Mariotti la commenterà così. Fu una partita epica, perché a un certo punto c'erano tutti i pezzi in presa, come era nel nostro stile, e poi alla fine ha vinto lui per il tempo, in posizione probabilmente perduta. Non riuscirà mai a battere il suo mito, e un giorno Tal gli chiese come mai contro di lui giocava sempre così male. La risposta di Sergio fu: non posso vincere contro il mio idolo. Mariotti, nonostante gli impegni lavorativi, continuò a giocare ad alto livello con buoni risultati. Partecipò ancora ad altri tornei zonali, nel 1978 ancora a Praia da Rocha, nel 1981 a Budva e infine nel 1987 ad Andorra. E grazie al suo talento cristallino riuscirà a vincere diversi tornei internazionali, sia in Italia che all'estero, come la prestigiosa vittoria ottenuta al torneo di Lugano del 1979. Oltre a questi risultati ci regalerà ancora partite estremamente brillanti contro giocatori fortissimi, come la partita vinta contro Korchnoi, allora vice campione del mondo, giocata al torneo del Banco di Roma del 1982. Torneo che poi vinse comunque lo stesso Korchnoi. Anche qui, fedele al suo stile, Mariotti utilizzerà un'apertura mai giocata prima per sorprendere la preparazione dell'avversario, scegliendo di entrare in una partita viennese. Apertura che poi non utilizzerà mai più. Tra il 1974 e il 1966 diventerà presidente della Federazione Scacchistica Italiana. Primo grande campione a guidare la federazione, cercò di gestirla con una mentalità diversa da quella burocratica tradizionale, con l'obiettivo di far crescere gli scacchi in Italia attirando grandi sponsor e investendo denaro per generare un ritorno in termini di visibilità e nuovi talenti. Ma in questo verrà ostacolato da quella che verrà da lui definita come la cricca. A causa di questi contrasti sarà quindi costretto ad abbandonare l'incarico dopo appena 2 anni. Dal 2005 al marzo 2009 diventerà membro del Consiglio Direttivo Federale, ricoprendo la carica di commissario tecnico della squadra azzurra, non disdegnando di tanto in tanto il gioco attivo. Infine, nell'agosto del 2021, in occasione del suo 75esimo compleanno, la FIDE includerà Sergio Mariotti in una lista di persone, Chess Seniors, meritevoli di un riconoscimento speciale e di un sostegno economico diretto, in quanto figure importanti per lo sviluppo degli scacchi o per i loro brillanti risultati agonistici. Inoltre, esiste un patrimonio scacchistico che è mio dovere segnalarvi. Oltre all'ottimo blog Uno Scacchista, ricchissimo di notizie e racconti sul mondo degli scacchi che penso conosciate quasi tutti, dove Mariotti ha spesso scritto e mostrato le sue partite, vi consiglio anche il canale YouTube di Gambito Club, dove Mariotti stesso commenta alcune delle sue partite più significative, mostrando in concreto il suo stile e il suo approccio alla scacchiera. Mariotti aprì la strada a una nuova generazione di giocatori italiani, diventando un simbolo della rinascita scacchistica nazionale negli anni 70. Oltre ai titoli nazionali e internazionali, Mariotti contribuì a diffondere gli scacchi in Italia con attività di divulgazione e organizzazione.
Ancora oggi è ricordato come il pioniere del professionismo scacchistico in Italia, nonostante lui fosse a tutti gli effetti un amatore. E come colui che ha portato il nostro paese nell'elite mondiale. Fu il primo a dimostrare che l'Italia poteva competere ai massimi livelli, unico azzurro capace di spaventare i russi negli anni d'oro. In un mondo di calcoli precisi e fredde strategie, Mariotti dimostrò grande coraggio, scegliendo sempre di essere un artista dell'attacco. Il suo stile, il suo modo di approcciarsi agli scacchi, oggi sarebbe attuabile? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Munzik vi saluta. Stay tuned, stay curious.